Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere come configurare OpenVPN server con pfSense. Qui ho il mio pfSense che funziona su PNetLab, ma puoi farlo benissimo da una VM, non è necessario PNetLab. Allora, da pfSense facciamo System e certificati manager, volevo dirlo in italiano ma ho fallito. Certificate manager. Qui ce ne sono già due miei, però in questo caso ne creiamo un altro. Allora facciamo add e scriviamo qui sotto CA nome descrittivo, mettiamo, che ce l'ho già questi nomi qui, c'è CrazyNet 2, poi dopo root CA, poi andiamo, scorriamo in giù e vediamo country code, mettiamo Italia, poi qui stato, provincia, e queste sono tutte opzionali, quindi non hai bisogno di metterle se non vuoi, e fai save. Poi andiamo su certificati. Su certificati vedi che io ne ho già diversi, quindi nel mio caso devo creare il mio certificato per quello nuovo che è il 2. Quindi add descriptive name, mettiamo VPN server cert 2, poi dopo scorriamo in giù, qui mettiamo Italia, stato e provincia IT, organizzazione, nel mio caso metto CrazyNet, ma chiaramente tu puoi mettere quello che vuoi. Poi dopo certificato common name, eccolo qui, common name, mettiamo lo stesso nome che abbiamo messo qua su, common name. Poi dopo selezioni qui server certificate e premiamo salva. Fatto. Poi a questo punto andiamo su VPN, OpenVPN, e poi dopo scusate, stavo controllando una cosa qui sulla registrazione. Poi dopo clicchiamo su Wizard. Qui local user access, se hai un server Active Directory puoi scegliere LDAP, o se hai un radius puoi selezionare radius. In questo caso io non ho nessuno dei due e quindi seleziono local user access. Andiamo avanti. Qui io seleziono 2, ma tu avrai soltanto un certificato. Poi avanti, VPN certificato, anche in questo caso qui seleziono 2 e ti ripeto, tu ne avrai uno solo. Poi arrivati a questo punto, allora one va bene, UDP only IPv4 va bene, la porta lasciala di default, io la cambio, ma tu lasciala di default, io la devo cambiare per forza perché ho già delle configurazioni su questa macchina e quindi non posso avere la stessa porta. Poi il resto è tutto di default, va bene tutto così com'è. Poi tunnel interface, in questo caso è la subnet, quindi la network che tu vuoi assegnare agli utenti remoti. Facciamo che io assegno 200. Poi local network, in questo caso, perché io qui sulla mia macchina di Pinet, in questo caso la mia è 10, però ovviamente la tua può essere diversa. Connessioni correnti, quante connessioni possono essere, quanti utenti possono essere collegati tutti insieme. Io ho messo 5, però puoi metterne 1, 2, 10, 100, quelli che tu necessiti. Poi dopo, se non è selezionato, devi selezionare questo, redirect gateway, so force all client to generate the traffic through the tunnel. Ok, poi client setting dynamic IP, qui è il DNS, mettiamo questo, facciamo così, guarda, questo lo togliamo e lo mettiamo qua.
io ho messo il DNS di Google. Se tu hai un DNS interno, chiaramente devi selezionare il tuo DNS interno. E andiamo avanti. Poi devi selezionare File Rule e OpenVPN Rule, se non sono selezionati. Poi a questo punto, finito. Poi andiamo su server qui e vedrai che abbiamo la nostra nuova connessione, il nostro nuovo server. Io ne ho 3 con questo, però tu ne avrai uno. Poi andiamo su client e qui, anche qui dobbiamo crearne uno. Fammi vedere, questi io li posso togliere, sì, perché ok. Allora, a questo punto lasci tutto di default così com'è e te ne vieni qua giù dove c'è scritto server host o address. Qui mettiamo l'indirizzo o l'host name dove vuoi che il client si colleghi, cioè dove pfSense si aspetti le connessioni VPN. In questo caso io le aspetto da questo indirizzo IP, che è l'indirizzo IP della mia WAN o VAN. Tutto di default fino ad arrivare a description, dove mettiamo VPN clients con la S finale, VPN user authentication setting, VPN, mettiamo una password generata automaticamente e andiamo e scorriamo fino in basso, che è tutto di default praticamente, eccetto che una cosa che devi porre attenzione è l'algoritmo, che sia SCA256, cioè deve essere uguale a tutto il resto. Poi una volta che hai fatto questo arriviamo in fondo, gli dici gateway creation IP only, scusatemi, IPv4 only, selezionato, e fai salva. Una volta fatto questo devi andare su il packet manager, che è questo, package manager. Ora io già ce l'ho, però se me lo fa togliere io te lo rifaccio vedere. Ecco, allora conferma, sì. Allora, quando tu vai su Packet Manager troverai, se non hai pacchetti installati, troverai come lo vedi adesso, cioè con niente. Quindi vai su Available Package, scrivi OpenVPN Client Export, installa, conferma, qui lasci che fa l'installazione e a questo punto, una volta terminata l'installazione, andiamo su System, facciamola finire, ok, System, e andiamo su User Manager. Qui ne ho alcuni che io cancello e li ricreiamo insieme, quindi fai add, username mettiamo crazyvpn, password 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 e poi il nome, il full name, se ovviamente ce lo vuoi mettere, puoi mettere la scadenza dell'accesso, eccetera. Poi guardiamo qua in basso, certificate, clicca, il nome descrittivo, che in questo caso è questo qua, che io ho scelto, ma puoi scegliere come, puoi mettere quello che vuoi, VPN Users Certificate. Poi root CA, devo scegliere il 2 nel mio caso, tu avrai soltanto un certificato. E poi dopo fai save, show no. Poi a questo punto andiamo su OpenVPN Client Export. Se tutto va bene, in basso tu dovresti avere i client, che io non ho. Client Export, client, me l'ha installato il pacchetto? Sì, controlliamo un attimo. Packet Manager, eccolo qui,
fammi vedere, fammelo un secondo reinstallare, perché me li deve dare, se no non funziona. Un attimo solo. Poi una volta che ha terminato ritorniamo su export client, client export. Qui c'è scritto successo, quindi dovrebbe andare bene. Ma questi io li posso togliere. Allora questo posso toglierlo, e anche questo posso togliere. Ok, fatemi un secondo vedere una cosa. Ok, eccolo qua, ecco, client export. Se tutto va bene ti dovrebbe apparire così, vedi, Crazy VPN, il certificato, e qui ho i certificati. Allora io scarico questo di Android, che eccolo qui, che l'ha scaricato, e me lo devo un attimo inviare per email. Allora fatemi inviare questo per email, un attimo solo, via. E ora io ne ho due quindi certificati, questo è l'ultimo che ha scaricato. CrazyNet Android, è questo, eccolo qua il certificato, perché ne avevo due e non ero sicuro quale fosse. Allora un attimo solo che sposto un attimo questa finestra e vado un attimo solo che vado a scaricare il certificato. E poi, mamma mia come è lento questo telefono. Allora, scarica certificato, che presumo l'abbia scaricato. Sì. Ok, allora a questo punto apriamo questo, poi vado su OpenVPN e metto indirizzo IP 192.168.0.138, che è l'indirizzo IP del mio pfSense file. Presumo che sia questo l'ultimo che ha scaricato. Fammi un attimo vedere questo, fammi un attimo controllare, è 1196, no, allora è questo il certificato giusto, importa, poi save password, allora Crazy VPN password 1 2 3 4 5 e 6 e add, e non ci resta che provare. Connesso. Ora tu non lo vedi per un semplice fatto, che devo chiudere e riaprire perché ha cambiato rete. Aspetta un attimo che ti faccio vedere subito, ed eccolo qui che sta arrivando, connected. So, a questo punto io posso andare su internet, perché chiaramente su Pnet il pfSense è collegato per farmi andare su internet, quindi mi fa andare su internet, però come vedi è collegato. Poi dopo, se proprio ne vogliamo avere conferma, basta andare qui su status, OpenVPN, e vedi che il username CrazyNet VPN è collegato, CrazyVPN.
poi chiaramente se clicco qui mi scollego. E that's all. Molto semplice. È molto semplice collegare fare la configurazione per il server OpenVPN. E aggiungo l'ultima cosa, che le VPN con OpenVPN sono molto molto robuste in quanto hanno il certificato, e quindi si possono usare, direi, con molta tranquillità. Ti ringrazio per aver guardato questo video, se ti è piaciuto lascia un mi piace e al prossimo.